Si può praticare il buddismo e continuare a essere cristiani? Cosa pensa la Chiesa a riguardo? Nel video di oggi rispondiamo a queste domande e approfondiamo interessanti connessioni fra buddismo e cristianesimo. Armonia di Saggezza è il canale che esplora il dialogo interreligioso fra queste due grandi tradizioni spirituali. Se vuoi conoscere le connessioni profonde fra cristianesimo e buddismo nella prospettiva di un arricchimento spirituale interiore, allora iscriviti al canale cliccando il pulsante qui sotto e lo faremo insieme. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, toglimi una curiosità. Scrivimi nei commenti cosa ti ha spinto a guardare questo video. Sei cristiano e desideri esplorare nuove prospettive per approfondire la tua fede? Oppure stai muovendo i primi passi di un cammino spirituale che non sai esattamente dove ti condurrà? Le risposte saranno utili a tutti per capire cosa spinge le persone ad accostarsi al buddismo e al cristianesimo, conservando la ricchezza delle differenti sfumature. La prima questione che affrontiamo riguarda la posizione ufficiale della Chiesa relativamente alla pratica del buddismo. La Chiesa cattolica ha una posizione rispettosa verso le altre religioni e filosofie, compreso il buddismo. Tuttavia, la posizione ufficiale è che il cristianesimo, e in particolare la fede cattolica, contiene la pienezza della rivelazione divina e rappresenta il cammino della salvezza. Il documento del Concilio Vaticano II, intitolato Nostra Aetate, del 1965, affronta il rapporto della Chiesa con le religioni non cristiane e sottolinea il rispetto della Chiesa verso le varie tradizioni religiose, compreso il buddismo. Il testo afferma che la Chiesa guarda con rispetto ai musulmani, ebrei e ad altre religioni, riconoscendo che la Chiesa cattolica non rigetta nulla di quanto è vero e santo in queste religioni. Questa affermazione indica una posizione di apertura al dialogo e al rispetto reciproco. In sintesi, la Chiesa cattolica riconosce elementi di verità e santità in altre religioni, compreso il buddismo, ma al tempo stesso sostiene che la pienezza della rivelazione si trova nel cristianesimo. È importante sottolineare che le opinioni individuali dei leader ecclesiastici e dei membri del clero possono variare e alcuni potrebbero essere più aperti al dialogo interreligioso rispetto ad altri. Se stai considerando di praticare buddismo e cristianesimo, potrebbe essere utile consultare una guida spirituale che ti possa consigliare in maniera più specifica, in base al tuo contesto locale e alla tua situazione personale. A questo proposito, ti consiglio di leggere Senza Buddha non potrei essere cristiano di Paul Knitter, un libro che dipinge un quadro di spiritualità senza confini, sottolineando che il nostro cammino può trarre ispirazione da varie fonti, senza tradire la nostra fede originaria. Trovi il link di Amazon in descrizione. Allargando un po' lo sguardo alla nostra società, c'è una crescente apertura verso il buddismo e le sue pratiche. Molte persone sono interessate alla meditazione mindfulness, ispirata alle tradizioni buddiste, come mezzo per ridurre lo stress e migliorare il benessere mentale. Se vuoi praticare le nostre meditazioni guidate, che si ispirano al cristianesimo e al buddismo, ti lascio il link in alto a destra e in descrizione. Un altro aspetto interessante è la differenza di approccio al buddismo fra le generazioni. Le nuove generazioni, in particolare quelle cresciute in un contesto multiculturale, con accesso facilitato alle informazioni, possono essere più aperte alla spiritualità orientale, inclusa quella del buddismo. Molti giovani adottano un approccio eclettico alla spiritualità, incorporando elementi del buddismo, del cristianesimo e anche di altre religioni, senza necessariamente identificarsi in una corrente specifica. Le persone più anziane, in particolare quelle con radici culturali e religiose consolidate, potrebbero avere una visione più tradizionale, spesso legata ai loro usi e costumi familiari. Per quest'ultimi,
Può essere difficile adattarsi ai cambiamenti culturali e spirituali, mantenendo una maggiore fedeltà alle pratiche e alle credenze religiose tradizionali. Tuttavia, ci sono molte eccezioni e sfumature individuali in entrambi i gruppi, dunque non è opportuno generalizzare troppo. Per rispondere pienamente alla domanda se è possibile praticare il buddismo e continuare ad essere cristiani, dobbiamo cercare di capire cosa significa essere un cristiano oggi. Il cristiano è colui che ha fede in Gesù Cristo e crede che il modo in cui Gesù ha vissuto, le cose che ha fatto e detto, rivelano chi è Dio. Chi vede me, vede il Padre, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Il cristiano crede che il Figlio di Dio è Gesù. Gli insegnamenti di Gesù enfatizzano l'amore per Dio e per il prossimo. I cristiani, dunque, sono chiamati a praticare l'amore, la gentilezza e la compassione verso gli altri. Si evidenzia l'importanza del perdono, ispirandosi all'insegnamento di Gesù di perdonare perfino i propri nemici. Puoi vedere un video proprio su questo argomento. Ti lascio il link in descrizione. Per un cristiano siamo tutti figli dello stesso Padre e dunque tutti fratelli, nessuno escluso. In particolare, se uno si definisce cattolico, termine che deriva dal greco antico e che significa universale, non può che essere accogliente con ogni persona, indipendentemente che sia credente o non credente, battezzata o no, cristiana o di un'altra religione. Questo è, o dovrebbe essere, un cristiano cattolico al giorno d'oggi. Alla luce di tutto ciò, la convivenza fra la fede cristiana e la pratica del buddismo, in linea di principio, non trova nessun ostacolo. Anzi, possiamo dire, senza ombra di dubbio, che entrambe le tradizioni spirituali hanno una visione comune riguardo i valori fondamentali della vita e che la loro conciliazione può solo condurre a un arricchimento spirituale per chi vi si accosta. In ogni caso, è importante riconoscere che le persone interpretano e praticano la loro fede in modi diversi e che ciascun individuo può trovare un percorso unico che risuoni al meglio con la propria esperienza spirituale. Ora tocca a voi. Cosa ne pensate? Lasciate i vostri commenti e condividete le vostre esperienze. Saranno utili a tutti. Se l'argomento vi ha interessato, non dimenticate di guardare i nostri video correlati, qui sotto in descrizione, e di condividere questo contenuto con chi potrebbe trovarlo interessante. Grazie ancora e alla prossima!